Ciao a tutti, in questo video voglio farvi vedere come si mettono le marce e i servizi di questo Fordson Super Major del 1962 che monta un motore 4 cilindri aspirato da 3610 cm3 per un peso di 2300 kg. E il proprietario, prima di cominciare, ha voluto farmi notare come nella velocità più alta va da una velocità superiore a 30 all'ora, già notevole per l'epoca, e che la presa di forza gira a una velocità di 750 giri al minuto, che per delle applicazioni con attrezzi appunto a 540 risulta sotto sforzo il trattore, ma per altre applicazioni, come ad esempio per irrigare, permette un consumo di gasolio molto inferiore ai concorrenti. Cominciamo! Allora, tengo il funzionamento del cambio per ultimo, nel caso non si senta molto bene visto che non c'è la cabina. Allora, sotto il volante troviamo questa levetta che è la leva dell'acceleratore a mano ed è l'unico modo che avremo per accelerare il trattore, in quanto non c'è il pedale per l'acceleratore. Con questa leva potremo innestare la puleggia della presa di forza ruotandola verso destra. Questo è il freno a mano che va ad agire sul cambio, mentre invece con questa levetta AT è il freno a mano che va ad agire sulle ruote posteriori, in cui si premono i freni, si tira sulla levetta e poi si fa fare un quarto di giro e rimarranno bloccati. Per sbloccarlo si fanno le operazioni viceversa. Sulla pedana poi troveremo questo pedale che è il pedale per il bloccaggio del differenziale e rimarrà bloccato fin tanto che noi terremo premuto il pedale. Questa levetta serve per comandare la posizione del sollevatore, mentre invece qua sotto al sedile troviamo questa leva che serve per selezionare se il sollevatore deve andare in posizione controllata come è adesso oppure in sforzo controllato tirandola verso l'alto. Con questo meccanismo che si sblocca tramite questa ghiera si può scegliere, quando il sollevatore lavora in sforzo controllato, se il flusso d'olio deve essere veloce o lento. È praticamente la sensibilità del sollevatore. Con questo pulsantone poi si può selezionare se far passare il flusso d'olio solo per il sollevatore oppure tirandola fuori solo per una funzione idraulica esterna, come potrebbe ad esempio essere il caricatore frontale. Qui a sinistra troviamo questa leva che è la leva dell'innesto della presa di forza e si innesta portandola indietro. Una volta innestata funzionerà anche il sollevatore posteriore, perché se è disinnestata il sollevatore non funziona. E con questa levetta qua, una volta abbassata fino in fondo, si potrà accendere il trattore. Questa è la chiave che permette di accendere l'impianto elettrico, e con questa levettina invece si accendono le varie luci. E qui troviamo questo manettino che, se tirato fuori, permetterà di spegnere il trattore. Bene, adesso accendo il trattore. Pressione. Benissimo. Allora, per il cambio troviamo questa leva che è la leva delle gamme. Adesso in questa posizione sono le gamme veloci. Se vogliamo le gamme lente basta portarla verso il basso. Questa invece è la leva delle marce e se dalla folle io vado a sinistra in alto, aspetta che non entra, avrò la prima, in basso la seconda. Se la riporto in folle porto la leva a destra in alto, avrò la quarta, indietro avrò la retromarcia. Bene, andiamo a fare un giretto. Allora, per alzare il sollevatore accendiamo la presa di forza, tiriamo su, poi mettiamo la seconda marcia, andata dentro e ci muoviamo.
Vediamo se riesco a mettere dentro anche la terza. È andata. Adesso rimettiamo dentro la seconda. Adesso, come spero avrete notato, c'è questo attrezzo dietro che loro lo lasciano sempre attaccato a questo trattore e lo usano per spingere il cibo delle mucche. Ma sì, dai, ci proviamo anche noi e vediamo come va. Allora, retromarcia, lente, così magari non facciamo danni. Guardate che meraviglia, è un attrezzo semplicissimo ma dal risultato estremamente efficace. Bene, io ho finito, spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia interessato. Se ho sbagliato qualcosa o dimenticato qualcosa fatemelo sapere nei commenti, e se vorrete vedere altri video di questo tipo iscrivetevi perché presto ce ne saranno di nuovi. Alla prossima!